Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. È sempre un piacere ritrovarvi qui, a casa delle storie che ci fanno battere il cuore. Oggi vi porto un racconto che, ne sono certo, vi toccherà e vi farà credere un po' di più che i desideri, quando nascono dal punto più sincero di noi, sanno trovare la strada. Questa volta la lente è puntata su Ozan Akbaba e Sinem Unsal, due artisti che conoscete bene, due anime che hanno visto un loro piccolo segreto prendere forma senza clamore, ma con una dolcezza disarmante. Prima di partire, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, qui non vi perdete mai una storia. Pronti? Si parla di un desiderio speciale, quasi un gioco tra loro, chiamato Bikean, e di quel famoso Wish to be Kenyos che, contro ogni previsione, è diventato realtà davanti ai loro occhi. Fin dall'inizio, o almeno da quando le loro strade si sono incrociate in modo davvero significativo, c'è stata un'energia che non si poteva fingere. Ozan, capace di intensità rare, con quell'aria da musicista che sa trasformare una pausa in set in un assolo di chitarra. Sinem, luminosissima e disciplinata, con una calma che non è fredda, ma determinata. Parlavano di sogni, di aspettative, di un futuro che non era una foto patinata, bensì un percorso, un'opera da costruire insieme un pezzo alla volta. In quelle conversazioni, magari tra un caffè tardi la sera e una nota vocale all'alba, è nato un desiderio detto a mezza voce. Non un piano industriale, non una lista di pro e contro. Piuttosto un simbolo affettuoso, quasi una parola d'ordine. Bikan, il richiamo a qualcosa di loro, e quella formula curiosa, Wish to be Kenyos, che suonava come una strizzata d'occhio a un'intesa profonda, un modo per dirsi io ti vedo. Non era un desiderio da esibire, era una fiamma custodita. La vita, con la sua fantasia capricciosa, ha deciso di allineare tutto senza chiedere permesso. Immaginate la scena, lui con il taccuino pieno di idee, lei con uno sguardo limpido che distingue ciò che vale la pena salvare da ciò che appesantisce. Si incontrano in circostanze che sembrano orchestrate dal caso, una lettura di copione a cui uno non doveva andare, un amico che invita all'ultimo, un backstage in cui ci si ritrova a ridere per la stessa battuta. Dal primo scambio nasce quella risonanza inconfondibile. E tra un sorriso e un silenzio comodo, il desiderio prende la sua forma. Che cosa fosse, esattamente, non l'hanno definito. Forse un progetto condiviso, forse un viaggio che da soli non avrebbero mai fatto, forse qualcosa di più intimo, il coraggio di dare un nome a ciò che stavano già vivendo. Col tempo, accade il prodigio delle coincidenze che smettono di sembrare casuali. Opportunità che si allineano come tessere docili. Se il desiderio fosse stato quello di creare qualcosa insieme, ecco che il copione giusto arriva sul tavolo di Ozan proprio quando Sinem riceve un invito per un laboratorio sullo stesso tema. Se il sogno fosse stato un'esperienza di servizio, ecco comparire due email a distanza di ore per un progetto umanitario, nella stessa settimana libera. E loro non forzano, non spingono, si limitano ad ascoltare. A quel linguaggio segreto danno nomi che suonano come amuleti, Serkan e Osge, piccoli alter ego utilizzati per gioco, quasi a protezione della loro intesa dal rumore esterno. E in mezzo a quegli alias spuntano anche Serkan e Serani, storpiature affettuose annotate sul telefono, mentre serio Osge diventa la battuta privata con cui sdrammatizzare le giornate più pesanti. E poi, in fondo alla pagina, quel porto sicuro, Serkan Ozge, un nickname che sembra unire tutto e custodire tutto. Non c'è una linea retta, non c'è mai. Ognuno ha il suo tempo, il suo bagaglio, le sue paure. Eppure la trama procede con una naturalezza che spiazza. Succede che Ozan, che teneva da parte un'idea per il teatro, si ritrovi improvvisamente davanti una proposta di Sinem che incastra perfettamente. Succede che un invito per un festival arrivi quando entrambi avevano segnato quei giorni come respirare. O che un viaggio in Cappadocia, sognato e rimandato, prenda forma in un solo pomeriggio. L'eco del loro Wish to be Kenyos risuona sottile ma costante, e diventa carburante. Nessuno dei due chiede garanzie, nessuno mette l'altro sotto processo. Si fidano dei dettagli, dei segni piccoli, un messaggio arrivato al momento giusto, una canzone in radio che ripete la stessa parola, una foto trovata in fondo a una scatola. È qui che scatta la sorpresa. Siamo abituati a pensare che ciò che vale richieda scalate, contratti, calendario pieno e cuore vuoto. Invece questo desiderio arriva quasi gratis, senza bussare. Quando un sogno spunta così,
il colpo è doppio, non solo lo hai, ma ti insegna che potevi allentare la presa. Immaginate il dialogo, semplice, intimo, non ci credo che stia accadendo così, pensavo ci volessero anni, non l'avevo immaginato in questo modo. In quelle parole c'è la dolcezza della resa, non come sconfitta, ma come abbandono fiducioso. Il vero punto è questo, nessuno dei due ha forzato la mano, e proprio per questo tutto è diventato più vero. A volte il desiderio non vuole essere trascinato, vuole essere invitato a sedersi. E allora, quando il treno passa, sali senza fare rumore. Forse quel sogno aveva un cuore sentimentale, dare un nome alla loro complicità, consolidarla, portarla oltre il non detto. E a un certo punto, all'incrocio tra un finale di riprese e una mattina luminosa, arriva l'occasione perfetta, senza pressioni esterne. Nessun teatrino, nessuna tensione. Un pranzo improvvisato, una passeggiata, un restiamo che non suona come una promessa enfatica, ma come la naturale conseguenza di tutto. I pezzi si incastrano e la loro scelta assomiglia a una proposta, non necessariamente inginocchiata, ma profondamente concreta. Vican, quella parola chiave, non è più un gioco, è una direzione. E il Wish to be Kanyotje smette di essere solo una formula dolce e diventa una vita possibile, con orari difficili e risate a metanotte, con il lavoro che ti porta lontano e la certezza che il ritorno ha un nome preciso. C'è un'altra cosa che accade quando un desiderio condiviso prende corpo. La fiducia si fa più spessa. Sai che non stai sognando da solo, e questa consapevolezza è una carezza sul futuro. Ozan e Sinem comprendono che la loro frequenza è la stessa, che i silenzi non sono vuoti, che l'ironia è complicità. Si sentono protetti dall'idea che il caso non sia solo caso. E qui tornano i loro piccoli totem. Serkan che rappresenta il coraggio di proporre, Osje che incarna la calma di scegliere, Serkan come promemoria a non prendersi sul serio, Serani come sigla di speranza, serio Osje come risata messa a margine quando i giorni fanno fatica. Serkan Ozje, invece, è la parola che li abbraccia tutti, il modo di dire noi senza urlarlo. Non sono etichette da gossip, sono appunti di viaggio. Cosa possiamo portarci a casa da questa storia? Che i desideri chiedono sì costanza, ma anche ascolto. Che visualizzare non significa forzare, ma riconoscere i segni quando arrivano. Che qualche volta la vita ha piani migliori dei nostri. Ozan e Sinem sono la prova che due anime, quando si allineano, muovono l'aria attorno a sé. Non è magia nel senso ingenuo, è quell'artigianato dei sentimenti che nasce da pazienza, curiosità, cura. Vikan può essere una bussola per chi guarda oltre il rumore. Il Wish to be Kanyoj, invece, è l'invito a credere che il filo invisibile tra due persone esiste e, se lo onori, ti guida. Non servono applausi, serve presenza. Ricapitoliamo. Abbiamo attraversato la storia di Ozan Akbaba e Sinem Unsal, modellata sul filo di un desiderio in apparenza piccolo, nato come gioco e diventato concreto. Abbiamo visto come le coincidenze si siano allineate, come la sorpresa abbia amplificato la gratitudine, come una scelta semplice possa acquistare il peso di una promessa. Abbiamo parlato di alter ego teneri, Serkan e Osje, e delle loro varianti Serkan e Serani, fino a quel serio Osje che strappa il sorriso, e a Serkan Ozje che raccoglie tutto. E a un certo punto, quando si menziona Serkan and Go, capiamo che non è questione di lettere, ma di allineamenti. In quelle sillabe c'è la mappa di un percorso. Quello che conta è l'accordo profondo, un sì che non ha bisogno di fanfare. Questo rafforza un legame più di 1000 prove. Ti accorgi che la persona davanti a te sogna con il tuo stesso respiro. Prima di salutarci, grazie per essere stati con noi su Stelle Turche Rivelate. La vostra curiosità è il motore di queste storie. Ora tocca a voi. Vi è mai capitato che un desiderio si sia materializzato quando non lo stavate più inseguendo? Cosa pensate della parabola di Serkan e Gie dentro la vicenda di Ozan e Sinem? Scrivetecelo nei commenti, li leggiamo e rispondiamo sempre con gioia. Se questa storia vi ha colpiti, lasciate un like grande, condividetela con chi ha bisogno di un segnale di fiducia, e iscrivetevi per non perdere i prossimi racconti. Vikan resta la nostra parola ponte, Wish to be Kanyotje la nostra piccola preghiera gentile. Noi ci ritroviamo qui, molto presto, con un'altra storia che parla di sogni che imparano a camminare da soli e di come, a volte, basta ascoltare per sentire che il destino ha già iniziato a bussare alla porta.